Siamo live. Ciao Valerio, come stai? Ciao Dennis, buongiorno. Tutto Va bene, grazie. Grazie al di questo invito. No, grazie a te che sei venuto, diciamo, incontro, diciamo, a un ragazzo alle prime armi, un cinquantenne che ancora spera di evolvere, ma, è un'avventura molto interessante. Allora, presento Valerio, a chi, diciamo, ci sta seguendo, siamo presenti in 3 piattaforme contemporaneamente. Uno è, LinkedIn, l'altro è, appunto Instagram e il terzo è YouTube. Valerio di fatto, si tratta di Valerio è diciamo Valerio Treviso è un professionista che in realtà, diciamo per chi è dentro l'ambiente non ha bisogno di grandi presentazioni, soprattutto per chi segue il mondo della grafica, del design e dell'intelligenza artificiale applicata a questi settori. Valerio è un art director, un AI mentor, ehm, un brand specialist e, lavora da anni per connettere, creatività e tecnologia, aiutando aziende e professionisti a trasformare idee in progetti concreti e innovativi. Inoltre, ed è il motivo per cui io, l'ho conosciuto, è moderatore, di IA 360, che è di fatto la più grande accademia sull'intelligenza artificiale, in Italia. Avevo promesso a Valerio di dire delle cose più precisamente, ma lo avevo anche avvertito del fatto che non avrei rispettato, perché lì per lì l'emozione di solito mi gioca, brutti scherzi. Comunque, ti ringrazio Valerio di essere venuto. Il motivo per cui ti ho chiesto di fare questa chiacchierata insieme, come si evince anche un po' dal titolo dell'incontro, è, perché sono interessato a far conoscere al mondo che, mi è proprio, cioè quello del mondo del tessile e abbigliamento e quindi del design applicato al settore della moda e dell'abbigliamento, che cosa, vuol dire, come si può, diciamo, affiancare invece al mondo dell'intelligenza artificiale, che per chi è dentro ormai è un tema molto caldo da almeno quasi 2 anni, se non forse anche un po' di più. Per chi è agli inizi, che sta, diciamo, vincendo le ultime, riluttanze a questo mondo, incomincia a muovere i primi passi adesso. Per cui ho pensato non tanto, di fare un incontro o di fare uno speech in cui si giudica chi non è persuaso, ma volevo guardarlo dal punto di vista dell'entusiasmo che mi è proprio su questo tema e dell'entusiasmo legato alla grande tecnica e la professionalità e la conoscenza che invece è proprio ad uno come te. Per cui, diciamo, in generale mi chiedevo, secondo te, no, quali sono, diciamo i grandi utilizzi che si possono fare dell'intelligenza artificiale, a questo mondo della grafica, da cui te anche provieni, e che cosa è davvero cambiato e sta cambiando? Allora, prima di tutto grazie dell'invito, Dennis, e della bellissima presentazione. Considera che io sono nel mondo del graphic design da sempre, da quando ho finito le scuole superiori, ho quasi 50 anni, quindi posso dire che sono poco più di 30 anni che sto in questo settore, o intorno ai 30 anni che sono in questo settore. Diciamo di rivoluzioni ne ho viste tante, perché quando ho iniziato si lavorava ancora con le prime versioni di Corel Draw, di Photoshop, e poi via via i tool sono evoluti e questa evoluzione sta culminando con l'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa. Ora, sottolineo generativa perché oggi parleremo di intelligenza artificiale generativa. Che cos'è l'intelligenza artificiale generativa? È un settore dell'intelligenza artificiale che ci consente, tramite delle interfacce e dei tool, di utilizzare del testo, delle immagini o dei video per generare dei contenuti. Questi contenuti non esistono, noi tramite il famoso prompting, cioè la possibilità di scrivere testo, ma anche il visual prompting, cioè la possibilità di caricare immagini, ma anche il video prompting, cioè la possibilità di caricare
dei video. Non entro nell'ambito dell'audio perché esiste anche l'audio prompting, cioè la possibilità di partire da un audio per generare altro. Crea da zero, diciamo, a partire da questi riferimenti, crea nuove immagini, nuovi video o nuova musica, cosa di cui oggi non ci occuperemo. E chiaramente diciamo, sono 2 anni che l'intelligenza artificiale generativa è arrivata alla ribalta, diciamo, all'opinione pubblica. Io stando nel settore, come ho detto, da tanti anni, ho subito colto la dirompenza di questo fenomeno, e in particolare poi inizialmente mi ero focalizzato su Midjourney, che ad oggi resta il tool di image, text to image o image to image, di generazione delle immagini, che è al top di tutti gli altri tool, soprattutto per quanto riguarda, 1, la qualità dell'output, e 2, la capacità di interpretazione del prompting, che al momento nessun altro tool ha, e ne ho provati parecchi. E diciamo quindi a partire da Midjourney e da tutto quello che ne è seguito dopo, chiaramente questi strumenti sono diventati, per quanto mi riguarda, uno strumento professionale di utilizzo quotidiano. E non solo, ma poi altri tool come Photoshop hanno integrato il famoso riempimento generativo, che si basa sul modello Firefly 3, che è il modello di intelligenza artificiale generativa proprietario di Adobe, che consente di fare sostanzialmente questa cosa, cioè quello di creare tramite testo un'immagine o una parte dell'immagine da zero. Ora, senza entrare troppo nello specifico, perché altrimenti diventa una lezione tecnica noiosa, soprattutto per chi non è del settore, però il potenziale di questi strumenti, l'unico limite è la nostra fantasia, cioè non c'è in realtà un limite scritto, anche perché il limite tecnico lo stanno scalando alla velocità della luce. Se noi pensiamo a quando 2 anni fa appunto uscirono le prime versioni, io faccio riferimento a Midjourney perché è il top, ma vale per tutti gli altri strumenti, per DALL-E, per Firefly, per Ideogram, per tutti gli altri strumenti di generazione di immagini. Quando siamo partiti 2 anni fa i risultati erano veramente scarsi. Oggi si ottengono delle immagini che è impossibile distinguere da immagini scattate con una macchina fotografica o, in caso, realizzate da illustratori, perché questi tool, oltre a realizzare immagini fotorealistiche, realizzano immagini di qualsiasi tipo, quindi anche illustrazioni, render, eccetera, eccetera. Quest'anno, il 2025, sarà l'anno dei video, l'anno in cui i tool di generazione dei video esploderanno. A dicembre OpenAI ha finalmente rilasciato Sora, che ancora è estremamente embrionale, ha delle caratteristiche rispetto agli altri tool text to video molto interessanti, soprattutto le funzioni di controllo dello storyboard e dei frame. Però diciamo che il panorama è ampissimo, potrei citare Runway, potrei citare Kling, ce ne sono moltissimi di strumenti che in quest'anno scaleranno, come è successo per le immagini lo scorso anno, il loro settore, e quindi alla fine del 2026 anche lì non vedremo più la differenza tra quello che è un video girato con una telecamera, con una fotocamera, o un video girato. E questo si percepisce già dal fatto che molte case di produzione cinematografica e molti registi, cito la Lionsgate e cito Steven Spielberg, stanno integrando nei loro flussi di lavoro l'intelligenza artificiale generativa. Premiere di Adobe ha integrato alcuni di questi strumenti come Pika, Runway o Sora all'interno di Premiere, quindi diciamo che ormai l'intelligenza artificiale generativa sta diventando da tool, da strumento, funzionalità. E quindi nel momento in cui si ha questo passaggio da strumento a funzionalità, vuol dire che siamo ormai, abbiamo normalizzato ormai quel tipo di strumento. Lo vediamo nei telefoni. Gemini, dimmi. Scusi, io parlo molto, quindi No. No, è che mentre parli mi vengono un sacco di domande, ma una, diciamo, mi era venuta un attimo prima, poi torniamo sull'ultima cosa che hai detto, perché sarebbe interessante anche capire
in modo molto breve, mi rendo conto ci vorrebbe più tempo, qual è la differenza fra tool e funzionalità, ma facendo un attimo un passo indietro, mi incuriosiva una cosa, ci avevo anche un po' pensato, un po' guardando e studiando quello che avevi fatto, insomma, nel tuo percorso professionale. Cioè tu lavori da anni, diciamo, se si può dire così, nel mondo della grafica e del design. Comunque sei uno fra l'altro che segue, ci siamo anche parlati in questi giorni, le ultime uscite anche in settori in cui magari non sei direttamente coinvolto, perché il design, diciamo, è un concetto, è un settore gigantesco, no? Anche da un punto di vista professionale entra in tanti settori, ma cosa ha spinto uno come te, diciamo, a integrare l'intelligenza artificiale nel tuo lavoro? Cioè, come avviene questo scatto? Perché magari tanti sono lì che ci pensano, ma ancora non è scattata quella cosa, no? Io so che te sei uno un po' nerd, naturalmente, però non basta, no, una certa passione, ci vuole anche una spinta, una convenienza che uno vede, no? E come questa quindi tecnologia ha in qualche modo cambiato il tuo approccio creativo? Allora, parto dall'ultima cosa che hai detto. Sì, la curiosità principalmente è quello che mi spinge, perché io sono curioso su tante cose, non solo su questo, però la tecnologia mi appassiona da sempre e quindi in una delle volte che ci eravamo parlati ti ho fatto un esempio veramente sciocco, però ho detto io sono stato uno dei primi a fare la speed a una vita fa, quando ancora la speed non sapeva manco che era, perché io la tecnologia proprio per me, come dico sempre, non uso la carta dai tempi di Giulio Cesare, cioè per me l'uso della carta, io sono un ecologista nato, l'uso della carta proprio non lo faccio più da una vita, perché il digitale ha tutte le soluzioni. Poi anche qui sul discorso ecologico, intelligenza artificiale sarebbe da parlare a lungo, però se non prendiamo un'altra strada e non ne usciamo più. E quindi il discorso, per venire alla tua domanda, la risposta è che non è tanto ho uno strumento, come lo uso, ma ho una necessità, quali strumenti posso utilizzare per far fronte a quella necessità? E quindi nel mio caso le mie necessità sono necessità che hanno tutti i giorni a che fare con problemi di tipo grafico, di progettazione, io mi occupo anche di user experience, quindi di accessibilità, di realizzazione di prodotti anche editoriali, perché ancora si fanno prodotti editoriali, brochure, portfoli, pubblicazioni, eccetera, eccetera. Quindi come faccio a far fronte ad esempio, ho necessità di immagini per un sito web, ho necessità di immagini per una brochure, ho necessità di... Allora, una volta andavi sui siti di stock, su Adobe Stock, Shutterstock, Flickr, eccetera, eccetera, e compravi o scaricavi o compravi le immagini. Adesso te le puoi fare da solo. Quindi se io, adesso invento, però ho bisogno di una foto di una modella che indossa un completo jeans in un deserto dell'Arizona, anziché andare a cercare online una foto del genere, me la genero come dico io. Quindi mi faccio una modella come dico io, che sia dell'etnia che dico io, pettinata come dico io, truccata come dico io, vestita come dico io. Lo posso fare, oggi lo posso fare. Questo anche nella progettazione. Se io voglio un aiuto, ad esempio, la progettazione per quanto riguarda l'usabilità di un sito web, io posso tramite o tool dedicati oppure tramite tool generici come sono un ChatGPT o un Claude, chiedere aiuto creando anche dei miei custom GPT, dei project, eccetera, eccetera, senza entrare nello specifico, posso crearmi degli assistenti, delle figure junior che mi aiutano e che mi danno una mano. Però attenzione, aiutano, non sostituiscono. Cioè, l'intelligenza artificiale non può aiutarci a far fare, non può aiutarci a fare qualcosa che non sappiamo fare noi, di nostro. Quindi io non sono un avvocato, non posso chiedere a ChatGPT come si impronta una causa legale, che non sono un avvocato. Quindi non posso poi determinare se quello che il tool mi restituisce è corretto, non è giusto, perché non si deve fare copia e incolla, qui si tratta di prendere quello come punto di partenza e poi da lì iniziare un percorso creativo che era quello che già facevo prima, ma che adesso viene velocizzato e semplificato da questi strumenti. Ma ripeto, non lo fanno al posto mio, lo facciamo insieme. Sono io che li guido, non sono loro che guidano me. Se io, come nell'esempio di prima, ottengo una foto della modella che non mi piace, per qualsiasi motivo, non è che me la prendo e dico, vabbè, è questa. No, devo spingere il tool fino al punto in cui mi dia il risultato che io desidero.
altrimenti il tool sarebbe inutile. E in quello che dicevo prima, il passaggio da tool a funzionalità, è l'esempio che ho fatto dell'integrazione in Photoshop, cioè il tool è ad esempio Midjourney, cioè io vado sul sito di Midjourney e genero tramite l'interfaccia le mie immagini. Oppure Photoshop, che è un tool già di suo, integra al suo interno Firefly 3, che è il suo modello, e quello all'interno di Photoshop è una funzionalità come timbro clone, come scontorno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non ho più bisogno di andare da un'altra parte, su un altro sito, su un altro strumento, ma ce l'ho già lì dentro. È quello che sta succedendo nei nostri smartphone con l'integrazione di ChatGPT in Siri, piuttosto che di Gemini 2.0 nell'assistente di Google. Noi non ce ne accorgiamo, ma già sta succedendo. Noi lo usiamo tutti i giorni e quindi non ci facciamo caso, ma in realtà succede continuamente. E questo poi mi ha spinto, per curiosità, in altri settori come il tuo, dove ad esempio io uno dei miei grandi desideri frustrati era quello della fotografia, perché a me piace la fotografia, io fotografavo in analogico, poi in digitale, ma in maniera amatoriale, non professionale, e quindi ho cominciato ad avventurarmi nel fashion, nel design, e ho scoperto che si possono fare cose meravigliose pur non avendo mai fatto, non essendo mai interessato di product design, di moda, eccetera, eccetera. Poi io non lo faccio per professione, chiaramente. Intanto mi ci sono, tra virgolette, molto divertito. E quindi qui poi si apre un mondo immenso di tool che vanno dai più professionali ai meno professionali, poi chiaramente ne esce uno al giorno, ma diciamo quelli, lo zoccolo duro è quello, che ci consentono di realizzare cose che prima erano impensabili. Ad esempio, avendo un nostro tessuto, possiamo realizzare con questo tessuto qualsiasi cosa, borse, giacche, tute, vari capi di abbigliamento. Oppure possiamo creare un nostro tessuto e quindi utilizzare il tool perché ci dia una mano proprio nella fase di creazione del tessuto. Oppure possiamo prendere questo tessuto e metterlo addosso a un modello. Quindi prima noi dovevamo andare a chiamare il modello, fargli indossare l'abito, fargli prendere la borsetta, quello, eccetera, eccetera. Adesso possiamo farlo direttamente utilizzando questi strumenti. Li possiamo ambientare questi modelli, li possiamo mettere, anziché prendere il classico green screen in studio e fotografarlo, direttamente metterli nel deserto, sulla luna, eccetera, eccetera. Oppure se abbiamo dei prodotti e abbiamo degli scatti dei nostri prodotti fatti banalmente anche con un ottimo smartphone, li possiamo fotografare all'interno di un contesto con uno sfondo neutro e poi posizionarli dove vogliamo. E attualmente, ripeto, il limite della nostra fantasia. Alcuni di questi strumenti sono in fase di sviluppo, altri invece hanno già consolidato la propria presenza online e ci consentono di fare tutto questo. Guarda, ti volevo far vedere, tanto per non mantenerci troppo sul teorico, alcuni di questi strumenti, ma molto velocemente, solo per dargli un nome. Quindi se ti posso condividere lo schermo, se mi switchi. Ti sei mutato, credo che tu ti sia mutato perché non si sente più. Eccoti, Ok, il bello ecco. della diretta, si direbbe Eh. un tempo. Aggiungo il palco? Sì, vai, se mi switchi. Allora, ti faccio vedere ad esempio questo strumento qua, questo si chiama Newark e consente di fare moltissime cose. Ora vedremo soltanto che cosa possono fare questi strumenti, non entro nei dettagli tecnici, se no la diretta dura 6 giorni. Come si può vedere da questa breve anteprima video che fanno sul Newark di presentazione, qui ad esempio abbiamo la possibilità di creare uno sketch, cioè un disegno che può essere fatto a mano o può essere fatto con uno strumento di grafica vettoriale, lo possiamo scaricare online perché abbiamo visto un particolare design che ci piace e il tool, come vedi, ci consente tramite prompt di realizzare il prodotto con una sua grafica realistica, cioè ci dà la possibilità di partire da un disegno, un pick-up e realizzare il pick-up nella realtà, una felpa e tramite prompt descrivere come viene fatta quella felpa, di che cosa è fatta quella felpa e realizzare questa felpa o qualsiasi altro prodotto, ma il grande vantaggio è che questa cosa noi la possiamo fare sia utilizzando un prompting oppure dandogli noi dei riferimenti del nostro tessuto, dei nostri tessuti per creare da un disegno quello che poi sono dei render realistici e quello vediamo ad esempio fatto su una scarpa o fatto su una borsa. Questi poi sono tool che lavorano con marchi, eccetera, eccetera, però il grande vantaggio è questo, cioè ho un disegno e posso realizzare
il mio prodotto. Stessa cosa la otteniamo con un'altra app che si chiama Fermat, che può partire da un disegno e quindi può... Il video qui è andato in stand by, vediamo se ce lo ricarica, se lo ricarico tutta la pagina. Proviamo a ricaricare la pagina. Praticamente Fermat fa la stessa cosa, cioè di base ci dà la possibilità di avere un disegno, uno sketch, e da questo sketch poi ci tira fuori un prodotto realistico con un render che, ripeto, può essere basato sia su un prompt, quindi su una descrizione testuale. Vabbè, il video non ce lo carica più, però lo fa vedere anche nelle gallerie di immagini, ecco qua. Noi possiamo dare un prompt e quindi creare il prodotto in base al nostro prompt, oppure caricare dei nostri tessuti e ottenere poi questo effetto sui prodotti. Fermat poi ha anche altre caratteristiche, ad esempio c'è la possibilità di creare il nostro tessuto, cioè noi gli descriviamo che tipo di tessuto vogliamo realizzare, come si vede qui nella GIF animata, e lui genera il nostro prodotto. Poi questo prodotto noi lo possiamo caricare, oppure delle nostre grafiche, dei nostri pattern, e lo possiamo caricare sui nostri modelli, come dicevo prima. Quindi possiamo prendere il tessuto che abbiamo generato e addestrare un modello, che è molto semplice, significa semplicemente caricare una gallery di immagini dei prodotti generati e caricarle su dei modelli. Vale per il design di ambienti, vale per gli oggetti, possiamo creare i nostri oggetti, li possiamo creare sia a partire da un prompt, oppure creare una serie di oggetti e poi, come si vede, addestrare il modello e dirgli di usarli su una persona, su un modello, in un ambiente realistico. Qui vediamo le scarpe all'interno di una palestra, indossate da una modella. Oppure possiamo cambiare il design, partiamo da un tipo di scarpa e vogliamo questa scarpa in diversi materiali. Possiamo fare il famoso virtual try-on, cioè possiamo prendere i nostri prodotti, qui parte da un jeans, da una giacca, ma può essere anche un completo, e caricarli su dei modelli. Quindi fare quello che è il classico servizio fotografico di studio o anche ambientato e caricare questi nostri prodotti sui modelli. E questa è la feature iniziale che ho fatto vedere anche prima, cioè passare da un disegno a un prodotto fatto e finito. C'è un altro di questi tool che si chiama Roseberry, che fa sostanzialmente questa stessa identica cosa, però chiaramente ognuno di questi prodotti poi eleva, io li ho messi un po' in ordine crescente, no? Partiamo da Newark, che è uno dei più semplici, Fermat sale ancora, qui su Roseberry andiamo proprio sul product design, quindi abbiamo sia la possibilità di generare il nostro prodotto, come abbiamo visto prima, con le sue varianti, sia la possibilità di passare da un disegno a un render realistico. Possiamo mixare, quindi possiamo prendere un nostro prodotto realizzato in un tessuto e realizzarlo in un'altra texture. Qui addirittura la esaspera ci fa vedere che può essere fatto con una corteccia di un albero. Possiamo andare a fare quello che si chiama lean painting, cioè andare a prendere il nostro modello e andare a modificare solo delle parti, quindi aggiungere delle maniche, piuttosto che accorciare il vestito, piuttosto che anche cambiargli il colore, e quindi la possibilità di prendere quel modello e dirgli di cambiare colore. Possiamo andare a realizzare dei disegni tecnici, quindi fare il contrario, per cui ho un prodotto finito e da lì voglio realizzare uno sketch. Possiamo inserire i nostri prodotti all'interno di un contesto realistico, quindi non solo il try-on di studio, ma anche inserirlo in un contesto, ad esempio, ambientato con degli sfondi o in posti particolari. Possiamo utilizzare anche qui il discorso dei pattern, possiamo portare il prodotto nella realtà, oppure possiamo ad esempio passare da un avatar che abbiamo generato con un prodotto, con un software, ad esempio Rhinoceros o prodotti di generazione Maya 3D, e lo possiamo far diventare un'immagine fotorealistica. E anche qui il nostro limite della fantasia, mille altre funzionalità. L'ultimo in ordine di salita è Refabric. Refabric è un tool pensato appositamente per la moda, quindi qui non siamo soltanto nel caso di un tessuto che io ho, che voglio generare, lo voglio fare indossare, ma qui partiamo proprio dalla generazione del capo di abbigliamento. Quindi qui abbiamo tutta una serie di funzionalità, come ad esempio le caratteristiche del modello, quindi possiamo dire questo modello che caratteristiche deve avere, deve essere bianco, deve essere di carnagione scura, ispanico, africano, giapponese, orientale, eccetera eccetera, deve essere alto, basso, corporatura normale, media, e poi possiamo andare a lavorare sullo
lo sfondo, quindi è uno sfondo realistico, uno sfondo di passerella, è uno sfondo, eccetera, eccetera. Possiamo avere le immagini di riferimento, quindi possiamo caricare del nostro materiale, ad esempio abbiamo delle foto fatte così col nostro telefono, di quelli che sono i nostri capi, indossati magari da un collega, da un amico, eccetera, eccetera, possiamo caricare. Possiamo utilizzare delle referenze del fabric, del tessuto, e quindi i nostri tessuti caricati su un disegno. Possiamo passare dallo sketch alla posa e mille altre funzionalità. Si possono creare immagini a corpo intero, ritratto, close up di tutte le dimensioni. Veramente qui Refabric è una casa di moda che diventa alla portata di tutti sostanzialmente, di tutti quelli che fanno però product design. Quindi nel caso tuo, ad esempio Dennis, questo potrebbe essere interessante per i tuoi clienti che hanno tessuti e che vogliono realizzare dei modelli virtuali. Qui in questo caso ti fa vedere che si può generare a partire da immagini un proprio modello di brand, si possono creare delle linee con coerenza di colori. Qui utilizzano il Mocha Mousse, che è il colore Pantone di quest'anno, 2025. Possiamo andare a fare degli inpainting, quindi andare a modificare, togliere il collo e trasformarlo in scollato, come ho fatto vedere prima. Si possono cambiare i tessuti, quindi a seconda se io cambio tessuto, il modello cambia tessuto, e quindi possiamo vedere prima e dopo. Stessa cosa con i colori, posso fare indossare un colore diverso. Questi sono soltanto chiaramente dei trial, poi va fatto sul prodotto specifico, però intanto per dare l'idea, qui posso cambiare il colore del vestito, ad esempio se ho diversi, conservando l'ambientazione una modella. Posso passare da un disegno alla foto realistica, posso creare delle variazioni sullo stesso tema, quindi degli accoppiamenti di colore, arancione e animalage, ad esempio, oppure posso creare degli attributi allo sketch. Quindi io ho soltanto l'ossatura dello sketch e lo posso far vestire, come dico io, le scarpe, la gonna, la canottiera, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure il contrario, cioè passare da un disegno, da una foto a un disegno del prodotto. Qui diciamo siamo sul top. E questo per quanto riguarda il discorso della moda. Poi abbiamo anche dei tool più generici. Vi faccio vedere ad esempio Kling Train-On. Che cosa fa Kling Train-On? Kling è un software nato per il text to video, quindi per la generazione di video a partire da testo e da immagini, non da altri video. Però ha una funzione che si chiama Virtual Train-On, dove praticamente noi cosa possiamo fare? Abbiamo una foto di un modello. La foto può essere o generata da Kling stesso, perché Kling al proprio interno ha questo tool che si chiama Colors, che serve per la generazione delle immagini. È stato rilasciato tra l'altro recentemente un aggiornamento per cui le foto sono estremamente fotorealistiche, come potete vedere, quindi ha un fotorealismo elevatissimo. Quindi noi possiamo o avere una nostra foto di un nostro modello, o una foto generata con questo stesso tool o da altri tool. Possiamo avere la foto di un nostro capo, generato anche questo o proprietario. Abbiamo la modella, abbiamo il capo, glielo facciamo indossare. Ma non solo, Kling fa un passo in avanti, dice ok, questo l'abbiamo già visto, quindi parto da una modella, la faccio vestire con un vestito, ma Kling, essendo un tool di text e image to video, che cosa fa? Ci fa diventare un video, e quindi noi praticamente poi possiamo far diventare tramite prompt questo modello un video. Adesso qui è caricato in 3 secondi, ma si può estendere fino a 5 o anche a 10 secondi a seconda dell'abbonamento che si sottoscrive. Chiaramente io tutti i tool che vi sto facendo vedere non l'ho premesso, sono ad abbonamento, cioè hanno tutti un piccolissimo abbonamento di pochi crediti per fare una prova. Tra l'altro non tutti, perché ad esempio Refabric, l'ultimo che ho fatto vedere prima di questo, non ce l'ha, e dopodiché si paga, e a seconda delle nostre necessità il tool ci guida, ci dice di cosa hai bisogno, allora ti dice con questi crediti puoi fare tot immagini, tot video, eccetera, eccetera, ci fa scegliere l'abbonamento, e noi possiamo fare questo. Un altro tool che ci può aiutare in questo è Crea. Crea è una suite di strumenti. A noi in particolare quello che ci interessa è il training. Che cos'è il training? Il training praticamente è la possibilità di dare delle nostre immagini di prodotti, o che possono essere di design di arredo, di illustrazioni, di stile, ma anche di prodotto, quindi ad esempio degli occhiali da sole, come ci va a vedere qua. Noi carichiamo queste immagini, e una volta che abbiamo caricato queste immagini possiamo ottenere dei soggetti, dei modelli,
delle ambientazioni per i nostri prodotti. Quindi se noi, ad esempio, abbiamo un prodotto, prendo gli occhiali, o anche ad esempio una giacca di un tessuto particolare, ma non abbiamo la possibilità di farla indossare, di metterla esposta su un bel manichino, eccetera, eccetera, tramite questo strumento possiamo caricare semplicemente le foto del nostro prodotto, chiaramente davanti, dietro, di profilo, nel dettaglio, e ci dà la possibilità tramite prompt poi di farlo indossare, di vederlo visualizzato sul manichino, eccetera, eccetera. Stessa cosa fa C-Lab, che è un'altra suite di strumenti che in questo caso ci aiuta anche, ci fa vedere anche come può essere utilizzato nel semplice product design. Cioè se noi ad esempio parliamo solo di abbigliamento, ma anche in questo caso fa vedere una demo di un prodotto che potrebbe essere una crema per il corpo, ci fa vedere come questo prodotto, partendo da un'immagine semplice su sfondo bianco, può essere ambientato e ci fa vedere tutte le opportunità, quindi l'inpainting, cioè la possibilità di modificare l'immagine, di ingrandire l'aspect ratio, cioè di farla diventare più alta, più larga, più stretta per utilizzarla sui vari device, e anche qui gli strumenti sono infiniti. Ha la possibilità anche qui di addestrare il nostro modello e in più ha tutta una serie di funzionalità aggiuntive, quindi la possibilità di caricare palette preimpostate, palette personalizzate, la possibilità di, attraverso l'editor, modificare le ambientazioni dei nostri prodotti e all'interno dell'ambientazione fare delle modifiche come in Photoshop, ad esempio, sulle luminosità, i vari parametri, contrasto, eccetera, eccetera. E anche qui il nostro limite è la fantasia. L'ultimo che vi faccio vedere è Let's. Let's è forse tra tutti questi il più semplice da utilizzare e praticamente ha la possibilità di fare la stessa cosa che vi ho fatto vedere con Crea, cioè quella di addestrare i modelli, ma in una maniera veramente estremamente semplice. Cioè noi all'interno di Let's, sempre a pagamento, abbiamo la possibilità di caricare un set, vado in fondo così vi faccio vedere come si fa. Praticamente loro prendono delle immagini di una persona piuttosto che di un oggetto, piuttosto che di uno stile, e poi attraverso un semplice mentioning, cioè utilizzando la chiocciola più il nome del modello che diamo noi, la possibilità di generare, ad esempio, qui fa vedere l'immagine, questo è il fondatore di Let's, che è stato inserito, ad esempio, in una foto all'interno di uno stadio come fosse un allenatore di calcio. E qui sostanzialmente la possibilità, le opportunità quali sono? Noi possiamo caricare dei tessuti, possiamo caricare dei modelli in carne e ossa, e poi a questi modelli in carne e ossa dare sempre lo stesso aspetto fisico, perché ad esempio un problema potrebbe essere ma io voglio sempre la stessa modella, ma io voglio sempre la stessa ambientazione, e quindi questo ci dà la possibilità di portare quel capo di abbigliamento o quel prodotto sempre sullo stesso volto, sempre sulla stessa persona, sempre nello stesso contesto, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo, diciamo, molto velocemente, Dennis, è un po' quello che si può fare con l'intelligenza artificiale generativa, soprattutto nel campo del product design e poi della moda. Poi chiaramente, diciamo, se andiamo poi sui tool, i tool ci consentono di fare molte altre cose, però per rimanere un po' sul focus sull'argomento di oggi, e quindi per chiudere il cerchio, ritornare alla domanda che mi hai fatto all'inizio, io non sono partito da questo è il tool, adesso che mi invento? No, io ho una necessità. Ad esempio, ho un prodotto di un cliente che però non c'ha foto, e quindi ho il sito e non c'ho foto di quel prodotto. Come faccio? Allora io ho detto, vabbè, prendiamo questo prodotto, lo mettiamo su uno sfondo omogeneo, creiamo un mini set con le cose che abbiamo in casa, facciamo qualche bella foto con uno smartphone di qualità, e con quelle foto ci addestriamo un modello. E poi quel prodotto lo proviamo a portare all'interno, come ho fatto vedere, di una palestra piuttosto che un ufficio, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è un grandissimo vantaggio, perché tu ci puoi fare qualsiasi tipo di attività, da quello che è il social branding a un sito web, anche alla carta stampata. E chiaramente per poter arrivare sulla carta stampata, diciamo, le generazioni di queste immagini sono sempre sono per la maggior parte ad altissima qualità. Molti di questi tool ce l'ha Let's, ce l'ha Crea, ce l'ha Refabric, ce l'ha Midjourney, hanno gli upscaler. Brevemente, un upscaler è un software, è un algoritmo interno al tool che consente di ingrandire l'immagine in maniera tale che quando poi venga stampata non perda di qualità. Ci sono dei tool, il più famoso di tutti è Magnific o Magnific, a seconda di come lo pronunci, AI, che consentono ingrandimenti fino a 16x,
quindi vuol dire che tu puoi stampare un'immagine praticamente grande come un poster di 1 metro per 1,5 metri. E questi tool consentono appunto di avere un'immagine anche di bassa qualità e di ingrandirla per poterla poi stampare, perché poi in alcuni casi la domanda è sì, tutto molto bello, ma poi queste cose le devo stampare. Si può fare, esiste già la soluzione e, ripeto, spesso è internet tool. Se non è sufficiente, considera che Midjourney e Let's con gli upscaler arrivano fino a un formato A4, quindi già abbastanza grande per la stampa. Se vuoi salire sopra, il mio consiglio è Magnific, perché attualmente è uno dei più costosi, parliamo di circa 40 euro al mese, però la resa è mostruosa, cioè riesce a fare un upscaling, e poi tra l'altro l'upscaling viene fatto in maniera coerente e non creativa, perché ci sono alcuni che fanno anche l'upscaling creativo, lo fa anche Midjourney, cioè modificano, poi vanno a modificare anche, se vuoi, quell'immagine per dare effetti particolari, rese particolari, eccetera, eccetera. Altrimenti, come dicevo prima, per Photoshop ci sono degli strumenti che si integrano all'interno di altri strumenti e quindi possono essere una funzionalità. Tra questi ti cito soltanto, perché può essere interessante, Topaz Lab, che ha Gigapixel, che è un suo algoritmo che si installa anche all'interno di Photoshop. Tra l'altro è molto comodo perché si paga una tantum, si paga sui 100 euro, e praticamente Gigapixel all'interno di Photoshop ti consente di ingrandire le immagini anche lì fino a 8 o 10 per, se non ricordo male. Poi se no Topaz Lab ha la suite iPhoto, che si installa anche quella all'interno di Photoshop, che consente di fare mille altre cose, e quella è più cara, mi pare cosa sui 400 euro, però dentro c'ha di tutto ed è uno strumento fotografico, cioè che viene utilizzato per i fotografi. E faccio una piccola digressione: questo non sostituisce il lavoro dei fotografi, semplicemente lo complementarizza, come è successo a me. Cioè non è che adesso c'è Midjourney, c'è Refabric, c'è Let's, io non lavoro più, perché poi questi strumenti li devi saper usare. È il discorso che ho detto prima. Se io questi strumenti non li so usare, non so dove devo andare, ma non li so usare dal punto di vista tecnico, perché per imparare vai su YouTube o vai sullo strumento e c'è il tutorial. Ma poi se tu non sai dove mettere le mani, perché non sai ad esempio che cos'è l'uso delle curve, dei livelli, delle gambe cromatiche, cioè se tu non sai ma di che stai a parlare? O in un sito web di che cos'è l'usabilità, eccetera, oppure di quelle che sono le componenti di un sito web, above the fold, below the fold, ma di che stai a parlare? Appunto, se non è il lavoro tuo, tu puoi conoscere tutti gli strumenti che vuoi, ma io non sarò mai un avvocato con tutte le intelligenze artificiali del mondo, non sarò mai un commercialista, un ingegnere con tutte le intelligenze artificiali del mondo, quindi non mi preoccupo affatto che l'intelligenza artificiale mi rubi il lavoro, Vale, perché avevo una domanda da farti, diciamo anche per chi ci segue si farà delle domande, no? Per chi ci sta seguendo adesso, vedo che ci segue anche una persona da YouTube. Dicevo, un po' lo hai anche già detto, no? Cioè, secondo te, quali sono le sfide, diciamo, più grandi che un designer o un creativo deve affrontare quando inizia a utilizzare tool di intelligenza artificiale, no? E come secondo te, per la tua esperienza, si superano queste difficoltà? allora, guarda, la risposta alla prima domanda è con il mindset, cioè il vero problema del designer non è imparare ad usare gli strumenti, perché tolti alcuni, come per esempio Midjourney, che hanno una curva di apprendimento molto lenta perché ci sono tanti parametri da imparare e quindi lì serve di mettersi in testa bassa e dover imparare se si vogliono ottenere chiaramente risultati di un certo livello. Gli altri tool hanno una curva di apprendimento abbastanza rapida, i tutorial sono presenti spesso sul tool stesso o su YouTube e quindi impari velocemente, per cui dal punto di vista di un designer che si vuole approcciare a questo mondo, inizia con il tool, come si dice, ci smanetta e alla fine qualcosa ottiene. Ma il punto è, e questo io lo vedo con tanti miei colleghi, purtroppo anche più giovani e molto più giovani di me, è ma l'intelligenza artificiale non è vero design, quella copia. Scusa, in che senso copia? Nel senso che è stata addestrata, dentro c'è i dati di addestramento di tutte le grafiche, le cose del mondo, copia. Va bene, allora facciamo così. Andiamo in una pinacoteca, andiamo in una galleria d'arte, e prendiamo i dipinti moderni e cerchiamo di capire
se ad esempio un Warhol non si sia ispirato nelle sue grafiche, ad esempio, adesso dico così, non sono esperto d'arte, però ai futuristi che utilizzavano uno stile, lo dico perché ho visto la mostra recentemente a Roma, che si ispiravano ad esempio a delle grafiche molto moderne, no? La risposta è sì. Quindi chi ci ha preceduto è sempre una fonte di ispirazione per chi segue. O prendiamo i musicisti, io non sono musicista, però un Mozart si sarà studiato quello che veniva prima di lui per diventare poi Mozart, per creare la sua musica. Noi ci ispiriamo sempre a chi ci ha preceduto, anche inconsciamente, anche senza rendercene conto. Quindi quella cosa che noi facevamo in maniera autonoma, oggi l'intelligenza artificiale ce l'amplifica, non ce la sostituisce, perché poi alla scrivania, a scrivere i prompt o a modificare quel lavoro, ci sto sempre io. Sono io che determino il risultato, non l'intelligenza artificiale. Per cui per me l'ostacolo più grande per un designer oggi che si voglia approcciare all'intelligenza artificiale generativa è il cambio di mindset. O cambia mentalità, oppure purtroppo verrà sostituito da chi quella mentalità l'ha abbracciata. Perché come in tutte le rivoluzioni, c'è chi dirà no, questa roba è il demonio, e c'è chi dirà ma io lo devo fare perché se voglio fare lo scatto in avanti e voglio continuare a fare il mio lavoro, questo diventerà parte del mio lavoro. E quindi chi farà questo ragionamento andrà avanti e poi via via verrà sostituito da chi come lui ha scelto quella strada. Gli altri a un certo punto rimarranno indietro. Lo vedo ad esempio nel mondo dell'HR, le posizioni per i designer, soprattutto per le posizioni senior, vengono cercate persone che abbiano già queste abilità, che abbiano queste abilità a livello professionale, perché chiaramente chi, le grandi agenzie, le grandi società, vogliono stare al passo coi tempi, quindi non puoi andare lì ancora col righello, la carta e col goniometro, li devi saper utilizzare. E questo si collega alla seconda domanda che mi hai fatto, cioè al fatto che questo cambio di mindset ti porta ad approcciare a questi strumenti e quindi ad imparare a integrarli nel tuo lavoro e quindi a farli diventare poi uno strumento quotidiano. Ma questa che noi oggi stiamo discutendo è una cosa che già questo discorso un anno fa poteva sembrare il futuro, invece in realtà è il presente, no? Cioè è già la nostra realtà questa. E io oggi come oggi, cioè senza ChatGPT, senza Claude, dovrei tornare a fare cose. Faccio un esempio personale. Allora, quando io facevo delle ricerche iconografiche, per il discorso che ho detto prima, perché nessuno si inventa niente, che cosa facevo? Andavo su Behance, andavo su Pinterest, andavo su Dribbble, eccetera, eccetera, e mi mettevo a cercare referenze. Cioè. Oggi tutto questo lavoro non lo faccio più. Vado su Perplexity, vado su ChatGPT, vado su Claude e le faccio vedere da loro. Ma non è che prima non lo facessi, lo facevo, ma ci mettevo 10 volte di più. Poi, in base all'output che mi danno questi strumenti, io dico ok, questo mi piace, questo non mi piace, questo c'ha senso, questo non c'ha senso. E su quello poi mi metto sui vari tool generativi e dico ok, a me adesso serve un'immagine, come dicevo prima, della modella nel deserto che indossa un completo di jeans. Allora, prima andavo su Adobe Stock, allora, no, questa però non mi piace l'inquadratura, questa non mi piace troppo, è di giorno, la voglio di sera, la voglio altra. Adesso me la faccio da solo. Mi metto lì, allora, generami una modella che sa così, 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 così. Poi chiaramente, e questo ecco, è molto importante sottolineare, non è one shot, cioè non è che mi metto lì, digito, fatto, finito, 4 immagini e fatto tutto. No. Io ho realizzato recentemente un progetto fotografico mio personale, perché ho un temperamento artistico, quindi coltivo anche quello e l'intelligenza artificiale eccezionale per questo, e è un progetto per il quale poi alla fine l'ho sintetizzato in un breve video di 3 minuti ed è basato su un progetto fotografico Midjourney che ho realizzato nell'arco di un mese, quindi no un giorno, no, un mese, ed ho generato per quel progetto circa 3.500 immagini. Di queste 3.500 ne ho selezionate 150, il 5%. Quindi se pensate che cosa significa fare una selezione, questo è. Cioè di 3.000 immagini poi il 5% erano quelle buone, che sono 150 immagini. Io poi sono, diciamo, su Midjourney sono malato di Midjourney, diciamo,
il feed dello scorso anno ho chiuso a 30.000 generazioni, poi mi sono un attimo fermato, anche perché poi è difficile da gestire un feed del genere, però insomma il discorso è questo, cioè non è che poi one shot. Quello è un punto di partenza, scusate se insisto, ma è un punto di partenza, perché il problema per cui la maggior parte delle persone si spaventano dell'intelligenza artificiale generativa è questo. Cioè è il discorso che, ma adesso ci ruba il lavoro, fa tutto lei, pensa al posto nostro. Non è così. Perché questa stessa affermazione io la potrei trasportare a 10 anni fa, quando trovavi lo junior talentuoso che faceva il lavoro che poi il senior assorbiva e presentava come proprio, e tu dici, ma l'ha fatto lo junior talentuoso, non l'hai fatto tu. Sì, ma tu non lo sai perché lo junior talentuoso non lo vedi. Quindi è lo stesso discorso, ma l'ha fatto ChatGPT. No, è che tu lo sai che utilizzo ChatGPT. Se non te l'avessi detto, avresti visto il mio lavoro, perché non è il lavoro ChatGPT, è il lavoro mio. Poi lo junior talentuoso è diventato senior talentuoso e il senior talentuoso ha smesso di lavorare. Quindi ChatGPT senza qualcuno che lo guida non è che prende la sua strada come lo junior, non è un essere umano ancora. E quindi ha bisogno di qualcuno che lo guidi, ma soprattutto ha bisogno di qualcuno che poi sappia trarre quello spunto e lo sappia trasformare in qualcosa di concreto, perché tante volte tiro fuori delle cose che cioè, proponibili anche dal punto di vista professionale. E quindi poi, scusa, Però io divago Valerio, sempre perché sono un grande a questa roba. no, dicevo, però la riflessione che hai appena fatto, diciamo, è un po' sempre così, no? E vorrei chiederti, vorrei dire una cosa e poi magari anche chiederti che cosa ne pensi, perché come sai te e alcuni di quelli che un po' mi seguono o chi mi conosce, io ho una neurodivergenza che si chiama in inglese ADHD, disturbo dell'attenzione e dell'iperattività, che sostanzialmente è un modo diverso di in cui il cervello funziona. Ora, il cervello è ciò che ti permette di processare le informazioni, no? Quindi di lavorare ciò che nasce dentro di te, che però non è il cervello, è l'io, perché questa è importante da capire. Quando io vado a utilizzare un calcolatore, decido che ho un obiettivo e uso uno strumento che va più veloce di me. Io ho sempre pensato, da quando ho iniziato a utilizzarla, che l'intelligenza artificiale, di cui ne faccio anche un utilizzo, diciamo anche mirato per risolvere alcune barriere, date dalla mia, ADHD, perché in sostanza quello che l'intelligenza fa per me, l'intelligenza artificiale e l'intelligenza mia, è che affianca il normale strumento naturale che io ho. Lo strumento naturale che io ho è di fatto il modo attraverso il quale l'informazione, l'idea diventa un'informazione e viene connessa da un nodo all'altro, cioè da un neurone all'altro, no? Nel caso diciamo dell'ADHD, l'ambiente chimico, ora vado un po' sul tecnico, ma l'ambiente chimico nel quale diciamo che favorisce questo passaggio di informazioni è come se venisse meno prima del tempo, a grandi linee, ok? Quindi cosa succede? Che funziona in modo diverso, ok? Quindi tutte le tecniche diciamo di affiancamento e di utilizzo della propria funzionamento neurologico sono tese a non risolvere, ma a affiancare questo modo, ok? Ma di fatto l'intelligenza artificiale al posto dei neuroni, delle connessioni sinaptiche, ha degli algoritmi. Ora vado per... Quindi cosa fa l'algoritmo? Fa quello che fa questo sistema che invece in noi è naturale, che sono le connessioni sinaptiche, no? Infatti in teoria quante più connessioni sinaptiche l'individuo sviluppa, quanto più avrebbe un QI alto, ok? Quindi avrebbe più intelligenza. Ma questo è solo lo strumento, non è l'io. E infatti, secondo me, il punto fondamentale da capire, ma anche nel mondo diciamo, della moda, la moda non nasce nelle cose già viste, ma nasce nell'idea che viene all'individuo quando scatta quel qualcosa e incomincia a volere esprimere un'idea che gli viene. L'intelligenza che utilizza è quella, diciamo, l'organo che utilizza è quello che gli serve
per trasformare l'idea in qualcosa poi di comunicabile, anche semplicemente la parola, no? Quando si danneggia una parte del cervello, non è che viene meno la parte che è, diciamo, dedicata alla parola, non è che l'io smette di esistere, ma è come se non gli funzionasse più quella roba lì, no? Quella possibilità di comunicare. Tanto è che adesso, penso che lo sappia molto meglio di me, ma esistono proprio strumenti di intelligenza artificiale che stanno aiutando le persone che non potevano più parlare a esprimere invece, attraverso delle connessioni fatte ad hoc, la parola. Quindi allo stesso modo a me colpisce, come hai anche detto te, no? Che ci siano come questi pregiudizi, che capisco che uno li abbia, ma sono dettati da paura, e secondo me la paura non è mai, diciamo, un buon inizio per capire una cosa, non per utilizzare, anche semplicemente per capirla, ma la prima cosa è la naturale curiosità, perché uno non può non avere curiosità per quello che accade, no? E quindi trovo che quello che hai detto è veramente, diciamo, non solo tecnico, ma molto illuminante, no? Mi viene un po' da dire, ora non so se su questa cosa qui, conoscendoti, volevi dire qualcos'altro. Poi dopo ho una domanda per avviarci, diciamo, verso la parte più conclusiva, ma che apre, perché io non vorrei chiudere chiudendo, ma aprendo. Sì, sono d'accordo con te, sostanzialmente. Allora, il discorso del supporto ai deficit, scusami, di cui hai parlato alla fine, penso a Neuralink di Musk, ad esempio, una delle poche cose buone che sta facendo. Però sì, non c'è solo lui, ce ne sono altri. C'è stato, guarda, una scoperta eccezionale che è stata resa pubblica a fine novembre è AlphaFold. DeepMind di Google ha reso disponibile la struttura delle proteine elaborate tramite l'intelligenza artificiale per la cura dei tumori. Quindi questo è eccezionale. E poi c'è stata un'altra news, sempre tra ottobre e novembre, in cui è stata fatta per la prima volta una rappresentazione delle sinapsi al lavoro, delle sinapsi cerebrali al lavoro. Poi non sono un tecnico, quindi adesso magari sto dicendo una cosa non proprio precisa, però sostanzialmente una mappatura delle sinapsi attive tramite dei tool di intelligenza artificiale generativa che hanno scattato, tra virgolette, queste immagini. Quindi da questo punto di vista lì, diciamo, noi abbiamo parlato adesso di immagini, video, però in realtà poi dove sarà determinante l'intelligenza artificiale sarà proprio nei campi della medicina, della ricerca e tutto ciò che impatta sulla qualità della vita nostra, proprio della vita, cioè la possibilità di vivere, di respirare, di camminare, di muoversi. Ci sono dei progetti interessantissimi nella robotica, esoscheletri che aiutano le persone a camminare di nuovo. Cioè, ho visto delle cose pazzesche, ma veramente allucinanti. E sul discorso che dicevi tu dell'io, ma è questo sostanzialmente, cioè noi tutti i giorni quando osserviamo ciò che ci sta intorno, ripeto, anche in maniera inconscia, assorbiamo e poi chi è creativo lo ritira fuori nella sua creatività. Noi lo esplicitiamo, noi creativi lo esplicitiamo in qualcosa di tangibile che si vede, ma anche chi non è creativo semplicemente nel modo di parlare o di esprimersi lo ritira fuori, no? Chi frequenta solo certi tipi di ambienti poi finisce per avere una semantica che è coerente con quegli ambienti rispetto ad altri. E come dicevamo prima della diretta, no? I giovani che si chiamano bro perché nel loro gergo, nelle loro frequentazioni sociali, ma quello è un fenomeno sociale di qualche cosa, del fatto che loro introiettano un certo tipo di cultura e poi la proiettano fuori in quel modo. E questo noi lo facciamo però in altri modi, lo facciamo disegnando, dipingendo, creando. Io penso agli architetti, ci sono dei progetti di architettura fatti con l'intelligenza artificiale, che io ho visto delle cose stupefacenti, anche a livello di impatto ambientale, di possibilità di costruire in luoghi. Ho un amico architetto che mi ha fatto vedere delle cose, cioè case progettate con l'intelligenza artificiale per essere costruite in posti dove non si potrebbe costruire perché mancano i materiali, ma delle cose pazzesche che, ripeto, impattano sulla nostra vita di tutti quanti i giorni. Quindi è sempre esistito il fatto di ispirarsi a. E non ci ho mai trovato niente di male perché è quello che ha portato al progresso. Cioè, ripeto, senza questa modalità
non saremmo passati nell'arte da Piero della Francesca a Raffaello, a Michelangelo, eccetera, eccetera. Nella musica non saremmo passati da Beethoven ai Beatles. È un continuo divenire, ma questo è anche il bello della mente umana, perché poi l'intelligenza artificiale generativa, non ci scordiamo che è sempre dalla mente umana che nasce, poi chiaramente adesso sta prendendo delle pieghe diverse, non entriamo nel dettaglio, però comunque la spinta creativa ce l'ha avuta da lì. Senti, ma per quelli che, diciamo che ci guarderanno, anche perché comunque lascerò online questi video, no, e che vuole iniziare a esplorare, diciamo, l'intelligenza artificiale, nel design per quanto riguarda quello che io ho come settore, ma in realtà, secondo me non si può mai affrontare solo partendo da un particolare, ma ci sono alcune cose che uno magari conviene, no, che incominci a comprendere anche a monte. Quale sarebbe il primo passo pratico che consiglieresti? E se secondo te ci sono corsi, e non è una marchetta questa in realtà, è proprio, come dire, la tua esperienza, cioè che uno dovrebbe iniziare a fare. Allora, io ti dico che, diciamo, per quanto riguarda da dove iniziare, mi ripeto, dalle tue esigenze. Cioè, quali sono le tue esigenze professionali? Perché se lo fai per passione, puoi partire da qualsiasi punto. Puoi partire da qualsiasi strumento, puoi partire da qualsiasi... Quindi la risposta è impossibile perché dipende da te. Ti piacciono le immagini? Parti da Midjourney. Ti piacciono i video? Parti da Runway, da Kling, da Sora. Ti piace la musica? Parti da Udio, da Suno. Cioè, quello dipende, ti piace semplicemente sperimentare col copywriting perché ti piace la scrittura, parti da Claude, però quello è un fatto individuale, la creatività ha delle esigenze, quali sono le tue? Parti da lì. Quindi io sono Esatto. partito con le immagini, perché mi servivano le immagini, con la progettazione, perché mi serviva la progettazione, quindi, ripeto, Midjourney, Claude, Perplexity, ChatGPT, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il discorso dei corsi, io ti dico, io personalmente non credo nel corso fatto e finito, perché l'intelligenza artificiale generativa si muove alla velocità della luce. Quello di questo video fra 2 o 3 mesi è vecchio. E quello che ho detto qui sarà già sorpassato come la velocità warp di Star Trek. Quindi per chi ama, chi è nerd come me sa di che parlo, come la velocità quella di Star Wars quando entrano nel tunnel. Quindi corsi io non ne ho fatti e non ne consiglio. Ci sono invece dei percorsi che possono essere interessanti e alcuni di questi io li ho fatti all'estero perché purtroppo all'estero sono sempre più avanti di noi, soprattutto gli americani che arrivano sempre prima, quindi ci sono dei creator americani fortissimi che su questa roba veramente sono top e lì basta andare su X più che su Instagram o su LinkedIn ci sono diverse buone community, meno Facebook e meno Instagram, e lì si possono trovare degli ottimi utilizzando i vari hashtag AI creative, eccetera, eccetera. Dopodiché in Italia attualmente, per mia esperienza, IA360 di Raffaele Gaito è l'unico posto dove ci sia questa opportunità, cioè non di fare il corso fatto e finito, ma di stare sempre sul pezzo. E quindi è un posto dove non c'è un corso che inizia e finisce, ma è un percorso dove c'è una nuova funzionalità, tutorial su quella nuova funzionalità, articolo su quella nuova funzionalità. Adesso penso ad esempio a OpenAI che prima di Natale ha fatto 12 giorni di rilasci, su ogni rilascio all'interno della community tutorial, articolo, eccetera, eccetera. Quindi lì e poi è una community che conta oggi più di 1500 persone tra professionisti e appassionati e quindi ci si può confrontare. Noi lì ci siamo incontrati pur venendo da due mondi completamente diversi. Però ci interessiamo tutti e due di intelligenza artificiale generativa e tu ti sei domandato, e nel mio settore come la applico? E gli sta a me. E io l'ho risposto, perché ci siamo incontrati lì però. In altri posti probabilmente non ci saremmo incontrati, in altri posti virtuali non ci saremmo incontrati. Quindi ad oggi è l'unica realtà esistente, diciamo,
ne frequento diverse, quindi lo posso dire a giovane veduta, che ha questo tipo di approccio, cioè un percorso. Poi se cerchi il corsetto su ChatGPT, su Claude, su Midjourney, ne trovi quanti ne vuoi, in italiano, in inglese, però il problema è come ho detto prima, che studio cioè Midjourney solo a dicembre ha rilasciato 3 nuove funzionalità: Patchwork, Moodboard e Profile Code. Solo a dicembre. Tu hai fatto il corso a novembre, quelle non le fai. Senti, ma prima di andare via, anche se di fatto lo hai un po' anche detto, no? Cioè percorsi, non corsi, no? Io personalmente, diciamo, posso confermare che in realtà non è solo come dici te, cioè in accademia intelligenza artificiale 360, dovete sapere che Valerio, appena uno ha una domanda, un attimo dopo arriva con la risposta. Non lo so se lo fa solo con me a alcuni altri perché sente il nerd che scorre potente dentro di me, ma in realtà No, lo vedo sul pezzo sempre e lo ringrazio tanto. La community, la ma io community fra l'altro, lo faccio con tutti e dove non risponde è perché non so, quindi non so tutto, quindi dove non so non rispondo. A domande troppo tecniche non so rispondere, non rispondo. certo. Ci sono altri eccellenti professionisti che io chiamo in causa spesso, li taggandoli perché io non so rispondere. Certo. Mi veniva da chiederti se c'è un'idea finale, no, che te diresti aperta, su qual è la questione di fondo per quanto riguarda il design e l'intelligenza artificiale. Un po' lo hai detto, perché lo hai detto più volte durante diciamo questa chiacchierata, ma se vogliamo chiudere con un punto d'apertura, un modo in cui te guardi attualmente a queste questioni. Guarda, mi aggancio all'ultima cosa che avevi detto tu prima parlando di questo argomento, di non avere paura, di non lasciarsi spaventare perché la paura è un freno. La paura ci blocca sempre, qualsiasi tipo di paura. Quindi cercare di, con grande senso critico nei propri confronti e con grande apertura mentale, di approcciarsi a questo mondo anche semplicemente iniziando con ma che cos'è l'intelligenza? Perché molti non sanno neanche, si fermano alla news, al titolo clickbait di Google News e poi non sanno in realtà di che si tratta, no? E quindi anche semplicemente iniziare così. E da lì ci si rende conto poi che alcune, se non parecchie, delle cose che facciamo possono essere coadiuvate dall'intelligenza artificiale generativa. Non soltanto professionali, anche nel quotidiano. Faccio un esempio banalissimo. Dovevo preparare l'altro giorno a casa insieme a mia moglie un dolce e lei non si ricordava questo dolce. Ho chiesto a ChatGPT di aiutarci a fare il dolce, oppure stavo giocando a carte con i miei figli e non si ricordavano una regola. Fermi tutti, chiediamo a ChatGPT e ci ha detto una regola. Quindi adesso ho banalizzato, però per dire che la curiosità è la curiosità che ci deve spingere, non la paura. Questa è la chiusura aperta. Lasciamoci spingere dalla curiosità, dal pensiero critico, che significa anche accettare il fatto che ciò che scopriamo contraddice le nostre convinzioni, che è il modo migliore per imparare, perché se rimaniamo fossilizzati sulle nostre convinzioni non ci muoviamo, e quindi con apertura mentale e pensiero critico approcciarci a questo mondo con possibilismo, con la possibilità che quello che troviamo, che troveremo, è diverso da quello che pensavo. E se poi è lo stesso, amen. Però intanto io ho una massima di vita che insegno anche ai miei figli. Tentare e non riuscire è meglio che non tentare proprio. Meglio fallire che non tentare proprio. E di solito ciò che ci spinge a non tentare proprio è la paura. Il 99% delle volte la paura, non sono all'altezza, non sono capace, non ce la faccio, non lo capisco. La paura, di qualsiasi tipo essa sia. Ok.
Senti, io ti ringrazio tantissimo del tempo che hai speso con me e con i pochi che un po' ci hanno seguito e ti auguro buon anno. Noi ci vedremo in realtà molto presto perché a breve riniziano i corsi, perché diciamo almeno 2 o 3 volte al mese, ci incrociamo, in diretta con i vari insegnanti che intervengono e che Raffaele ci propone. Lasciami salutare perché ho visto ci sono un paio di persone che ci seguono dall'estero. For those who talk in English, we have talking about in artificial intelligence and design. And in short time, I guess I'm gonna publish also some pieces with the translations in English. Und für euch alle, die auf Deutsch reden, ich wünsche euch alle ein schönes neues Jahr. Und kürzlich würde ich auch auf Deutsch ein bisschen kleines Film in meinem Account publish. Und wir sehen uns, ich hoffe, sehr, sehr in kurzer Zeit. Und ich wünsche euch alle alles Gute. Grazie Valerio e ancora ci Grazie a te. vediamo presto. Termino la diretta. Grazie a tutti. Ciao. Grazie.